tutti e bentornati su Katie Medio, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questa pochette veramente super facile e veloce da realizzare, ma che comunque fa il suo effetto. Ideale sia come pochette per le festività natalizie che stanno arrivando, sia come idea regalo, sia come pochette da cerimonia realizzata con colori diversi ed accessori ovviamente diversi, quindi una catena gioiello, svaroschini qua e là. Comunque vi ho dato qualche idea anche durante il tutorial a fine video, quindi non mi dilungo più di tanto. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per vedere tutte le anteprime dei prossimi progetti ed iscrivervi al canale per non perdere i prossimi tutorial. Allora vediamo direttamente la lista dell'occorrente per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial. Per realizzare questa pochette ci occorreranno circa 400 g di cordino. Io ho utilizzato nello specifico lo Swan Black Glitter, una catena, io nello specifico ho utilizzato questa in resina a cui ho applicato 2 moschettoni tondi, una chiusura magnetica, uncinetto 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Lavoreremo i nostri pannelli fronte e retro esattamente creando un pannello granny square. Quindi facciamo il nostro anello magico, lo blocchiamo con una catenella, in questo modo, alziamo ulteriormente il lavoro con altre 2 catenelle, quindi questo ci sostituisce la prima maglia alta. Procediamo lavorando 3 maglie alte sempre all'interno del cerchio magico. Quindi abbiamo in totale 4 maglie, facciamo 2 catenelle e procediamo lavorando 4 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle, poi di nuovo 4 maglie alte. Dobbiamo avere comunque in totale 4 gruppi da 4 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle e l'ultimo gruppo da 4 maglie alte. Chiudiamo il cerchio magico tirando il filo per bene. Dopodiché dobbiamo lavorare le ultime 2 catenelle e poi andare a chiudere con maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali. In questo modo. A questo punto il procedimento sarà molto semplice. Innanzitutto alziamo di nuovo il lavoro con le 3 catenelle. Procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare nello spazio formato dalle 2 catenelle. A questo punto nello spazio lavoriamo 2 maglie alte, una, 2 catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. Procediamo poi lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, in questo caso sono 4. Poi di nuovo abbiamo lo spazio formato da 2 catenelle, lavoriamo al suo interno 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte.
Ripeteremo questo procedimento per tutto il giro. Ok, a questo punto abbiamo terminato il giro, lo possiamo chiudere, quindi puntiamo l'uncinetto dalla parte retro nella maglia successiva, non nelle 3 catenelle ma proprio in questa maglia che abbiamo visibile. Puntiamo l'uncinetto, prendiamo l'asola, la portiamo verso l'interno, inseriamo l'uncinetto proprio dove abbiamo le 3 catenelle, quindi esattamente qui. Puntiamo l'uncinetto anche nell'asola, tiriamo per bene il filo e ripartiamo con le 3 catenelle ovviamente, quindi facciamo uscire l'asola, 1 2 3, abbiamo rialzato il lavoro, questa ci sostituisce la prima maglia alta. Dopodiché procediamo lavorando nello stesso modo, quindi una maglia alta in ogni punto sottostante. E in ogni spazio formato dalle 2 catenelle andiamo a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte per tutto il giro, e questo procedimento lo andremo a ripetere per il totale di giri che trovate indicato qui in alto, insieme alla misura in centimetri se utilizzate un filato diverso. Quindi procediamo in questo modo, molto semplice. Bene, ho in totale 6 giri, ho raggiunto circa 20 cm, sono 19 cm e mezzo. A questo punto vado a chiudere il giro, quindi sempre nello stesso modo entro dal retro nella seconda maglia, prendo l'asola, la porto verso l'esterno. In questo caso vado ad inserire l'uncinetto prendendo solo la metà catenella retro della maglia precedente, quindi punto l'uncinetto, vado a prendere l'asolina, tiro per bene e vado a lavorare una catenella. Questa mi sostituisce la prima maglia, dopodiché procedo. Punto l'uncinetto nella maglia successiva, che è esattamente l'asola. Noi dobbiamo puntare l'uncinetto nell'asola che abbiamo portato sul retro, si trova qui, e lavoriamo una maglia bassa. Procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante. Arriviamo nel punto d'angolo dove ci sono le catenelle e vediamo come procedere.
Qui abbiamo le catenelle, andiamo a puntare l'uncinetto nella catenella e lavoriamo normalmente una maglia bassa sulla prima catenella ed una maglia bassa sulla seconda, dopodiché procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante, quindi questo è il passaggio che dobbiamo fare. Continueremo in questo modo per tutto il giro. Ok, terminato il giro possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Ripeteremo ovviamente lo stesso procedimento anche per l'altro pannello. Per realizzare la rosa io ora vi mostrerò un campione, ma sappiate che dovete lavorare il numero di catenelle indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Quindi ora avvio un tot di catenelle, ma voi ne dovete avviare 152 e raggiungere circa 90 centimetri. Una volta avviate le catenelle che ci occorrono, andiamo a lavorare una maglia alta nella quarta catenella dall'uncinetto, quindi contiamo 1, 2, 3, nella quarta andiamo a lavorare una maglia alta, 4 catenelle ed una maglia alta nello stesso punto. Procediamo, saltiamo 3 punti, quindi 1, 2, 3. Nel quarto punto andiamo a lavorare una maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 ed una maglia alta nello stesso punto. Questo è il procedimento che dovremo ripetere per tutta la catenella. Ovviamente voi avrete di base 152 catenelle, 90 cm circa, questo è un campioncino per mostrarvi il procedimento. Quindi si procede, si saltano 3 punti, si va nel quarto, si lavora una maglia alta, 4 catenelle ed una maglia alta nello stesso punto. Terminiamo la riga in questo modo. Vado a terminare la riga lavorando un'ulteriore maglia alta nello stesso punto. In questo modo, questo sarà il risultato della vostra catenella. A questo punto si volta il lavoro, facciamo una catenella e procediamo lavorando 8 maglie alte all'interno di questo archetto formato da 4 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lavorato il primo petalo, andiamo a lavorare una maglia bassa esattamente qui al centro tra una maglia alta e l'altra, puntiamo l'uncinetto in questo spazio e lavoriamo una maglia bassa. Dopodiché abbiamo di nuovo l'arco formato da 4 catenelle, andiamo a lavorare 8 maglie alte al suo interno.
e questo procedimento andrà ripetuto per tutta la catenella. Termineremo lavorando una maglia bassa nell'ultimo punto disponibile, dopodiché andiamo a tagliare il filo e dobbiamo andare a creare la nostra rosa. Quindi faccio una catenella di sicurezza, taglio il filo, lo taglio più lungo perché mi servirà appunto per assemblare la rosa, quindi ne lascio un bel po', tiro fuori il filo, con l'aiuto dell'ago adesso andiamo ad assemblare il tutto. Inizio ad arrotolare dall'estremità opposta, quindi in questo modo vado ad attorcigliare la lavorazione . In questo modo, a questo punto inizio semplicemente a cucire, quindi punto, lago e vado a prendere tutta la lavorazione, tanto comunque non si vedranno i punti di cucitura, facciamo attenzione a non renderli visibili. Quindi andiamo a cucire per bene . Quando punto l'ago vado a prendere quasi tutti gli strati, poi gli altri comunque pian piano li fisso. Vedete come passa l'ago? Una volta cucito per bene il tutto, andiamo a bloccare il filo sul retro . Ed avremo terminato questa parte. Questo filo che mi resta in eccesso lo lascio perché poi mi servirà per cucire la rosa sul pannello frontale. A questo punto possiamo andare a cucire la nostra rosa sul pannello, quindi ho portato il filo proprio sulla parte più esterna della rosa, la vado a centrare e la vado a bloccare esattamente qui tra le maglie. Io non so se riesco a mostrarvi per bene il passaggio. Vado a far passare il lago nelle maglie alte, non entrando proprio nel pannello, ma li faccio passare proprio all'interno della maglia. Poi vado a prendere un petalo e poi di nuovo le maglie alte del pannello. Io so che si vede poco, però comunque è molto intuitiva come cosa. In alternativa potete andare ad incollarla con della colla forte per tessuti. Vado a prendere un petalo e
e poi di nuovo la lavorazione qui sul pannello. E faccio questo procedimento, ripeto questo procedimento fino a cucire tutta la rosa. Cucita tutta la rosa, andiamo a bloccare il filo sul retro. Se preferite si può foderare ed irrigidire il pannello, potete irrigidire sia con la rete che con il feltro. Una volta terminato il secondo pannello io ho lasciato un bel po' di filo che utilizzerò per assemblare la borsa, quindi vado a chiudere con asola di chiusura. L'ultimo giro ovviamente. Faccio passare il filo tra le maglie fino ad arrivare nel punto d'angolo. A questo punto dobbiamo andare a cucire, quindi facciamo combaciare dritto con dritto, quindi posizioniamo i pannelli in questo modo, dobbiamo vedere il rovescio del lavoro ed iniziamo a cucire esattamente prendendo l'asola esterna dei punti sia di un pannello che dell'altro. Dobbiamo far combaciare i punti. Io qui mi trovo esattamente sulla maglia della catenella, comunque maglia d'angolo. Qui ho lo stesso punto, quindi cosa faccio? Entro prendendo solo la metà catenella esterna, che sarebbe questa qui, non tutta la maglia ma solo quella esterna, sia da un lato che dall'altro. Entro con l'ago, faccio una doppia passata per bloccare il filo. Poi vado a cucire punto per punto, tanto comunque i punti sono quelli, quindi non possiamo sbagliare. Facciamo una doppia passata nell'ultimo punto, dopodiché possiamo bloccare il filo e andarlo a nascondere tra le maglie. A questo punto possiamo rovesciare la borsa
E questo sarà il risultato finale. Ora io applicherò una chiusura a calamita qui nel centro, una catenella e la lascerò in questo modo. In alternativa, se non vi piace proprio la borsa così a sacchetto, potete realizzare un giro borsa di un certo spessore in base alla profondità che volete dare alla vostra borsa e poi andarlo a cucire ai 2 pannelli come si fa di solito. Per quanto riguarda la chiusura potete utilizzare anche una cerniera per tenerla più chiusa oppure creare una fodera a sacchetto, quindi valutate voi in base ai vostri gusti. Ora applico la chiusura. Bene, una volta applicata la chiusura ho anche applicato questa catena in resina tramite i moschettoni che ho fatto passare esattamente qui negli angoli dove abbiamo i fori di 2 catenelle. L'ho fatto passare esattamente lì, sia da un lato che dall'altro, così non roviniamo la lavorazione. Questo sarà il risultato finale. Viene fuori una pochette molto graziosa, semplicissima, ma comunque che fa il suo effetto. Essendo una creazione molto semplice da realizzare, può essere anche un'ottima idea regalo per le festività natalizie e può essere un'idea anche da sfruttare per realizzare delle borse pochette da cerimonia, ovviamente utilizzando dei colori tipo l'argento, il dorato, cambiare la catena, utilizzare una catena più fine tipo gioiello, impreziosita con qualche cristallo qua e là, verrebbe proprio una pochette graziosa. Già così fa il suo effetto, figuriamoci tutta impreziosita con cristalli e dettagli gioiello. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto, è molto semplice. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete, mi raccomando, mandatemi le foto su Instagram o Facebook, così posso condividerle sulle storie. Per non perdere i prossimi tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per ricevere la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!